Ciao a tutti e bentornati. Ci siamo lasciati circa un mesetto fa. Sono passate queste ferie, questa calura infernale mi auguro stia finendo e cominciamo così questa nuova stagione. Se ancora non siete andati in ferie vi auguro di farle e che siano buone e rilassanti soprattutto. Io ad agosto ho lavorato avendo fatto le ferie a luglio. Comunque vabbè, ci sta. Allora, cominciamo questa nuova stagione nel migliore dei modi, per cui vi ho portato una ottima Tokai, una Tokai modello Firebird, che io amo, ne vedete due kit dietro di me. Modello Firebird, dicevo, che è assolutamente favolosa, costruita veramente molto bene, è fatta in Cina. E sapete, avevo già provato 2 o 3 mesi fa una Tokai Les Paul fatta in Cina che mi aveva assolutamente conquistato, veramente una bella chitarra. Questa è uguale, è fatta benissimo e comunque dovete sapere che le chitarre Tokai, anche quelle fatte in Cina, vengono poi inviate in Giappone per fare un controllo qualità dalla casa giapponese, per cui è quasi impossibile che vi arrivi una Tokai mal settata o fatta diciamo con dei gravi problemi. Ecco, questa chitarra ha dei materiali anche questa ottimi, ha il corpo in mogano, il manico è in acero, la tastiera è in Jatoba roasted carbonizzato, che è una bella tastiera, sembra quasi un palissandro. Tasti posati benissimo, capotasto in osso e vedete i mini humbucker classici della Firebird Gibson. È una perfetta replica Gibson. Questa chitarra l'ho già provata un po' e suona assolutamente molto bene. Mi è stata prestata da uno di voi che si chiama appunto Mario e lo ringrazio. Ci siamo sentiti, mi ha chiesto se volevo provare questa sua Tokai, ne ha veramente molte, anche Gibson, Fender, però mi ha chiesto questa Tokai, io non sono nessuno per dire di no, per cui ben volentieri la provo. Tokai è anche un marchio che è distribuito da Gold Music, con i quali collaboro, per cui se volete provarvi una Tokai andate sul sito di Gold Music, c'è il link in descrizione, e cercate il rivenditore più vicino a voi. C'è un tasto appunto dove si può vedere tutti i rivenditori che acquistano da Gold Music, e Gold Music è esclusivo per l'Italia, Tokai, Japan e Cina. Ok, detto questo, ringrazio ancora Mario e uno di voi iscritti, siete fantastici. Se ancora non siete iscritti al mio canale, vi prego di considerare di iscrivervi, così il canale cresce e crescerà sempre meglio e porterò sempre nuovi contenuti sempre migliori. Grazie ancora. Questa chitarra, allora, io direi andiamo a sentirla, parliamo meno e suoniamo di più. Credo che ci saranno delle belle sorprese, una bella chitarra, e andiamo subito ad ascoltarla.
scusate se l'improvvisazione è stata un po' più lunga del solito, ma mi stavo proprio divertendo e il tempo è passato, per cui spero comunque l'abbiate apprezzata anche con tutti i suoi errori che ci stanno sempre. Va bene, adesso andiamo a sentirla quasi subito sui suoni un po' meno distorti, crunch, e sui suoni puliti. Una cosa devo dire, Mario quando me l'ha data qualche giorno fa mi ha giustamente detto: guarda, le corde le ho prese nuove, costano un sacco di soldi, però sono su da un paio di mesi e io nel frattempo la chitarra non l'ho mai suonata, per cui le corde sono ancora quasi nuove, hanno preso aria per 2 mesi, ecco, per cui io non le ho cambiate. Tra l'altro sono delle 0,1046, che non è la mia misura preferita. Io uso di solito le Ernie Ball 9,5-44, che è una via di mezzo fra le 9 e le 10 e mi trovo benissimo. Ecco, questa chitarra così la sentite com'è nel suo utilizzo normale, perché non è che, cioè, se io cambiavo le corde e ne mettevo di nuove qualcosa migliorava sicuramente, ma non è neanche giusto che la sentiate così. Sentitela come la sentireste se fosse a casa vostra da una settimana, 10 giorni, insomma, per cui le corde comunque sono buone, non sono vecchie. Un'altra cosa che volevo dire è appunto riguardante la costruzione della chitarra, che come ribadisco è ottima. Le meccaniche tengono bene pur non avendo un marchio, ma sono le classiche meccaniche che si mettono in questi casi, non marchiate ma buone. Ecco, l'elettronica è buona, è tutta schermata. Anche qui, come nel modello Les Paul, ci sono i mini pots che comunque sono di qualità. I pick-up sono buoni, suonano bene e tutto funziona molto bene. Come ripeto, il controllo qualità viene fatto dalla casa madre in Giappone. Va bene, andiamo adesso a sentire gli altri due suoni e poi parleremo un attimino anche della maggiore concorrente di questa chitarra.
Bene, abbiamo sentito un po' tutti i suoni, dai più distorti ai meno distorti, ai puliti. E ricordo che sono abbastanza scarno di effetti quando faccio sentire sia i puliti che i crunch, perché è giusto sentire la chitarra come suona al naturale, poi riempendola di effetti è facile farla suonare bene. Questa posso confermare che suona bene sia scarna che effettata, per cui è una chitarra veramente che consiglio. I pick-up sono molto cristallini e definiti, e non impastano, sono proprio buoni, e devo dire che per il prezzo a cui questa chitarra viene venduta direi che assolutamente ci siamo, è un prezzo giusto, rispecchia assolutamente la qualità dello strumento. Dicevo, il maggiore concorrente di questa chitarra ovviamente è Epiphone che fa chitarre su licenza Gibson, repliche quasi perfette di Gibson, però costa di più e suona, a mio giudizio, se non uguale, forse un pochino meno bene, perché ne ho provata una ed è una buona chitarra assolutamente, però spendere quasi 900 euro per una chitarra che è praticamente la sorella di questa, identica, non vedo la convenienza, se non perché uno ha la Epiphone, però direi che Tokai non ha nulla da invidiare ad Epiphone come blasone e come soprattutto qualità, e parlo soprattutto della Tokai giapponese, anche se le cinesi hanno una qualità assolutamente superiore alla norma. Per cui direi ci sono Epiphone anche che si è montata molto la testa, delle Epiphone Firebird che costano più di 1300-1500 euro. Non so il motivo reale quale sia, se non andare a sfruttare il marchio, il blasone sia di Gibson che di Epiphone, che in quei casi replica in maniera perfetta la Gibson originale. Comunque, parlando di Tokai, io resto dell'idea che sia un acquisto più consigliabile rispetto a una Epiphone o rispetto a un altro tipo di Firebird di qualunque altra marca. Ovviamente, chiaro, se uno vuole una Gibson si compra una Gibson, costerà 2500-3000 euro. Adesso non ho sotto mano il listino, però vabbè, se vuoi la Gibson ti becchi la Gibson e paghi metà del prezzo solo per il marchio che c'è sulla paletta. Ma questa è una mia vecchia questione, lasciamo perdere. Direi, questa chitarra alla fine del video io la consiglio, è una chitarra non facile, necessita di un periodo di rodaggio, bisogna abituarci, sì, è un po' come la Telecaster che tutti pensano sia una chitarra facile, invece suonare bene una Telecaster non è cosa così semplice. Questa ha un leggero difetto di neck diving, infatti è consigliabile suonarla da seduti oppure da in piedi, ma con una bella tracolla larga e magari che faccia un po' di grip sulla spalla, perché tende a cadere. È un difetto di tutte le Firebird e questa non è da meno delle altre. Ecco, quindi l'unico difetto che ci trovo è questo. Il peso ve lo metto qui a fianco da qualche parte e non mi sembra così pesantissima. Comunque è una chitarra che ha una dimensione abbastanza importante. Chitarra che comunque io mi sono divertito moltissimo a suonare e che vi consiglio, se vi capita di provarne una o ne volete una, qui non sbagliate di sicuro. Va bene, il video finisce qui, mi sono divertito a girarlo, sono contento che ci siamo rivisti dopo un mesetto di ferie e ci vediamo adesso per la prossima che arriverà fra un pochino. Ciao, a presto!